Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione vi voglio parlare di correzione dei dati importati, ovvero le operazioni di correzione che in alcuni casi sono necessarie sui file che importiamo in Creo Parametric, che possono essere ad esempio file step, file in formato IGES oppure altri formati normalmente utilizzati per lo scambio di modelli 3D. Questa operazione si fa in Creo Parametric mediante uno strumento che si chiama Import Data Doctor e che è uno strumento molto poco conosciuto e molto poco utilizzato, questo perché la documentazione a disposizione, ma anche eventuali tutorial, sono piuttosto scarsi e difficili da trovare. Prima di cominciare a affrontare questo argomento, però, vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Per descrivere questo ambiente, ovvero l'import Data Doctor, utilizzeremo degli esempi tratti da un vecchio tutorial che veniva fornito all'interno della guida di Creo Parametric e che però è sparito. Io ne ho conservato i file e quindi andrò a riprodurre questo tutorial su 3 file di esempio. Iniziamo subito con il primo esempio. Andiamo quindi ad aprire il file, scegliere il file stesso, che noterete è un file con estensione STP. Ovviamente per poter vedere file non nativi di Creo Parametric è necessario impostare in questo menu la voce tutti i file in modo che sia possibile vedere tutti i formati. A questo punto clicchiamo su importa e verifichiamo che il profilo di importazione che è attualmente settato consente di usare le nostre maschere. Eventualmente cliccando su dettagli possiamo anche andare a verificare il percorso delle maschere che vengono utilizzate. Una piccola nota: per questi esempi utilizzerò delle maschere che hanno un'accuratezza assoluta di 0,01, quindi di 1 centesimo. In genere lavoro con accuratezze un po' più raffinate, quindi di 1 millesimo, però per l'importazione di dati non nativi di Creo Parametric è meglio lavorare con un'accuratezza più grossolana perché consente di avere una migliore efficienza nella chiusura delle geometrie. Premiamo OK, ancora OK. E quindi il file step viene importato all'interno del nostro ambiente di lavoro, all'interno di una parte. Vedremo nell'albero del modello che abbiamo una feature di importazione. Chiaramente si capisce sia dal colore sia da una serie di difetti che sono molto ben evidenti, in particolar modo se cambiamo visualizzazione, ad esempio utilizziamo questa, che ci sono diverse aperture, cioè diverse superfici che non sono state chiuse. Un altro modo poi per verificare che il modello sia o meno corretto è quello magari di passare una visualizzazione non ombreggiata, ad esempio questa, perché in Creo Parametric i bordi aperti delle superfici vengono colorati in magenta, mentre invece i bordi delle superfici chiuse, quindi interni, vengono invece colorati in grigio. Quindi sfruttare questa visualizzazione, questa colorazione ci consente di capire meglio dove sono i vari problemi geometrici. In questo caso ne vediamo diversi perché abbiamo qui degli spigoli aperti, anche qui ci sono parecchi spigoli aperti e anche in quest'altra zona. Poi abbiamo visto, ritornando alla visualizzazione ombreggiata, che manca anche una superficie in questa zona qui. A questo punto vediamo come possiamo entrare nell'import Data Doctor. Anzi, scusatemi, prima vi voglio mostrare un'altra possibilità di analisi, in realtà abbastanza evidente secondo me, del modello per capire se è stato realmente chiuso e convertito in solido oppure no. Ovviamente vediamo che in questo caso è di colore celeste, quindi è chiaro che si tratta di superfici, ma potremmo anche sfruttare le sezioni, ad esempio scegliendo il piano right per fare questa sezione, e chiaramente si vede che il modello al suo interno è vuoto. Oppure un altro suggerimento che vi posso dare, ovviamente questi sono un po' più utili quando i problemi non sono così chiaramente evidenti, perché magari sono molto piccoli e molto nascosti e il modello è molto complesso. Un'altra possibilità può essere quella di fare un'analisi delle proprietà di massa, che chiaramente, se il modello non è solido, ci darà un volume pari a 0 e di conseguenza anche un peso e quindi una massa pari a 0. A questo punto entriamo nell'ambiente di correzione dei dati importati e per farlo bisogna selezionare la feature di importazione e fare modifica definizione. Qui entriamo nell'ambiente che ci consente di scegliere cosa dobbiamo fare della matematica importata, se creare un nuovo corpo corrispondente a quella matematica importata oppure aggiungere quella matematica al corpo di default, e io in genere faccio così e quindi seleziono questa voce.
Poi abbiamo tramite questo tasto la possibilità, se chiaramente il modello presenta una serie di difetti e non è chiuso, ci consente di entrare nel Import Data Doctor, che poi viene spesso anche indicato con l'acronimo IDD. Quindi clicchiamo su Import Data Doctor e entriamo in questo ambiente, che è un ambiente di modifica e modellazione di superfici non parametrico, che può essere in alcuni casi anche un vantaggio, perché ovviamente ci consente di costruire geometrie senza tener conto di alcun legame e alcuna relazione, ad esempio padre-figlio, con altre geometrie all'interno di questo ambiente. Zoomiamo un po', ritorniamo a cambiare visualizzazione in modo da fare un po' una panoramica di quelli che possono essere i problemi di questo modello, e in realtà un'altra analisi che è importante fare è anche vedere come è organizzato l'albero del modello. In questo caso noteremo che c'è una superficie all'esterno di un'unione di superfici. L'unione di superfici è quella che va a racchiudere tutte le superfici che compongono il modello principale, mentre se ci sono superfici esterne a questa unione di superfici è perché questa è una superficie ridondante, cioè raddoppiata, quindi già ne esiste un'altra sotto di lei. È sufficiente selezionare questa superficie e nasconderla, e cambiamo visualizzazione e noteremo che nonostante l'abbiamo nascosta, qui ce n'è già un'altra. Quindi questa superficie possiamo tranquillamente eliminarla, perché non è altro che un doppione. Questo spesso è un modo per risolvere dei problemi abbastanza frequenti nei dati importati. A questo punto andiamo a correggere i vari problemi, così avrò anche la possibilità di mostrarvi alcuni dei comandi più importanti. Ovviamente questo è un modello che io ho già analizzato, ho già studiato, e quindi conosco molto bene i vari difetti che ci sono, e sicuramente vi consiglio, qualora apriate un nuovo file, di studiarlo per bene prima di iniziare a intervenire e fare una panoramica dettagliata di tutti gli eventuali difetti. Per fare questo sappiate che potete anche usare il Geometry Check, che è questo comando qui, che va a elencare tutti i problemi presenti e ci consente anche di andarli a evidenziare. Oppure possiamo anche utilizzare un altro strumento, che è lo strumento di ricerca, che possiamo settare su spazi, quindi su gaps, come in questo caso, scegliere la dimensione degli spazi che vogliamo andare a verificare. In questo caso lascio questo valore, gli dico trova ora, e vediamo che effettivamente lui ci evidenzia alcuni spazi. Detto ciò, iniziamo a correggere i vari problemi. Io inizio a lavorare su questa zona qui, dove in realtà, se zoomiamo un po', noteremo che c'è una superficie molto piccola di forma triangolare, che potremmo sicuramente eliminare. Infatti vado proprio a fare questo passaggio, quindi la cancello mediante il canc. Poi utilizzo il muovi vertice e cambio visualizzazione e seleziono questo vertice e lo trascino, cercando di portarlo in corrispondenza di questo vertice qui, cercando anche di far corrispondere il più possibile i bordi di questa superficie con le superfici circostanti. Lascio il trascinamento, quindi interrompo il trascinamento, e noteremo che adesso questo spigolo da magenta è diventato grigio, quindi qui è stato in grado di chiudere la geometria. Zoomando ancora in questa zona e interrompendo il comando muovi vertice, che attualmente è ancora attivo, quindi facendo un tasto centrale, noteremo che se seleziono questo spigolo e zoom un po' fuori, in realtà questo spigolo si interrompe qui. Ma io in genere, quando ho degli spigoli spezzettati, come in questo caso, quindi che presentano diverse divisioni, vado a unirli il più possibile. Quindi seleziono lo spigolo a fianco e utilizzo il unisci curve. In questo modo adesso noterete che questo spigolo si è unito, ma presenta un'ulteriore divisione qui. Quindi con il CTRL seleziono anche questo e vado a fare lo stesso passaggio, unisci curve. Poi lo faccio anche su questo, perché anche questo so che presenta una divisione. Con il CTRL seleziono questo, divisione che sicuramente era dovuta alla superficie triangolare che prima abbiamo cancellato. Mi vado a dire unisci curve, e noterete che semplicemente pulendo e rendendo molto più pulite queste due curve, lui è stato in grado di unire questa superficie con questa. Infatti questo bordo adesso è grigio.
Andiamo a fare poi altre operazioni su quest'altra superficie qui, che se vi ricordate presentava diversi difetti. Iniziamo da quello probabilmente più evidente, che è questa apertura dovuta allo spostamento di questo vertice. Quindi anche qui vado a usare il muovi vertice, seleziono questo e lo avvicino il più possibile a quest'altro. Anche qui riesco a ottenere quasi immediatamente una buona sistemazione di gran parte di questa superficie, tant'è che adesso questo bordo è perfettamente chiuso, mentre invece quest'altro bordo è chiuso parzialmente, più o meno fino a qui. Da qui in poi invece inizia di nuovo una colorazione magenta. Però interrompo il comando muovi vertice, qui vado a utilizzare il definisci spazi, che consente di individuare i due lati di uno spazio tra due superfici, e quindi ce le fa selezionare. Andiamo a selezionare il primo, poi gli diciamo che vogliamo selezionare il lato 2 e lo selezioniamo. A questo punto gli diamo ok. Quindi questo spazio adesso viene riconosciuto come parte di questo modello, viene inserito nel wireframe di questo modello, e quindi se ad esempio seleziono questa superficie e utilizzo o il comando connetti oppure il comando ripara, noteremo che lui è in grado di sistemarlo e di chiuderlo. Quindi gli do una conferma e noteremo che adesso questo bordo è perfettamente unito. Adesso in realtà questa faccia sappiamo che presenta diversi difetti, ovvero qui c'è un'apertura, però questo bordo sembra un po' curvilineo, mentre questo sembra correttamente rettilineo, la stessa cosa dall'altra parte e la stessa cosa anche qui. Quindi direi che faccio un'operazione spesso utile nella correzione dei dati importati, ovvero seleziono questa superficie e con il tasto destro la distacco dal gruppo di superfici principali. Quindi vado a fare distacca, in modo che la porta all'esterno, e la vediamo qui. A questo punto vado a selezionare un qualsiasi bordo di questa superficie che non sarà più unita alle restanti superfici, e questo ve lo posso anche mostrare cambiando visualizzazione. Vedete che adesso è completamente separata, quindi vado a selezionare questo bordo, cambio visualizzazione per rendervi più evidente la cosa, lo cancello. In questo modo vado a cancellare la rifilatura della superficie originale e quindi mi ritorna quella che era la primitiva di questa superficie, che in realtà è una superficie rettangolare. A questo punto la voglio rifilare nuovamente, costruendo nella maniera più accurata possibile questo bordo. Per fare ciò utilizzo lo sketch curve, quindi il comando che ci consente di creare curve di sketch. Seleziono questa superficie perché è planare, clicco su sketch e a questo punto utilizzo il proietta. Ricordatevi che anche se usiamo lo sketch, in realtà andremo a costruire una curva esplicita, quindi non parametrica, che non sarà vincolata a nulla, e quindi poi quando non ci servirà più potremo anche cancellarla. Con il CTRL selezioniamo gli altri spigoli che andiamo a proiettare su questo piano di sketch, faccio tasto centrale, clicco sulla X e a questo punto con l'arco di circonferenza vado a costruire il raggio che abbiamo qui. In questo modo ho costruito una curva pulita, abbastanza semplice, per andare a rifilare nuovamente questa superficie. Cerco di mettermi in una situazione in cui la luce evidenzia meglio questa curva. Quindi seleziono nuovamente la superficie, sotto Edit, quindi sotto Modifiche, vado a utilizzare il comando Trim, quindi rifila, e seleziono le curve di sketch appena realizzate. In questo modo faccio sì che la griglia appaia nella parte esterna, che è quella che voglio mantenere, quindi in questa zona qui, e eventualmente dovrò intervenire su questa freccia per cambiare il lato del taglio. Però come me l'ha proposto lui inizialmente va più che bene, comunque volendo posso verificarlo con questo strumento di anteprima e poi eventualmente confermare. A questo punto abbiamo costruito una superficie ben rifilata e pulita, che probabilmente si connetterà molto facilmente alla restante unione di superficie. Quindi le curve che abbiamo fatto con lo sketch le troviamo qui, ma possiamo tranquillamente cancellarle tutte perché non ci servono più. E questa è una dimostrazione appunto che anche l'operazione di rifilatura, visto che non è tra l'altro neanche mappata sull'albero dell'import data doctor, è un'operazione non parametrica, così come la creazione dello sketch. A questo punto apro l'unione di superfici e trascino la superficie che abbiamo appena rifilato al suo interno, in modo che lui la unirà alle restanti superfici. Vado a fare un cambio di visualizzazione e in effetti noteremo che adesso tutti i bordi
di quella superficie non sono più magenta ma sono grigi. Ci rimane da risolvere questo problema qui, che in realtà è abbastanza semplice. Anche qui andremo a vedere quella che è una soluzione che spesso si utilizza nella correzione dei dati importati, ovvero andare a ricostruire la superficie mediante una blend limite. Questo è possibile quando abbiamo i bordi necessari per costruire quella superficie che possibilmente si devono tutti intersecare in maniera corretta. Quindi vado a fare una boundary blend, seleziono i due bordi con il control nella prima direzione e poi gli vado a dire seconda direzione, seleziono sempre con il control gli altri due bordi. Impongo che questa superficie abbia su tutti e quattro i lati dei vincoli di tangenza. Confermo. Anche questa superficie sarà all'esterno dell'unione di superficie principale, quindi è sufficiente trascinarla dentro e noteremo che adesso quella superficie è perfettamente unita. Ok, andiamo a verificare con Geometry Checks che non ci siano più problemi e in effetti è così, qui non viene elencato più nulla. Chiudiamo. Un altro passaggio che dobbiamo fare, questo è obbligatorio da Creo 12 in poi, se il nostro file importato viene nell'import data doctor indicato da questo simbolino che rappresenta chiaramente una superficie, vuol dire che anche se lo correggiamo questo manterrà il suo stato di superficie. Invece lo possiamo selezionare, col tasto destro gli andiamo a dire che in realtà vogliamo convertirlo in un solido, fleggando, quindi mettendo il segno di spunta in questa casella. In questo modo diventerà un corpo solido. Quindi confermiamo. Qui ricordiamoci di verificare, poi in realtà potete anche selezionare quest'altra voce, ma ricordiamoci di verificare che sia selezionato aggiungi geometria e nuovamente confermiamo. Se cambiamo visualizzazione vedremo che adesso questo oggetto è grigio, quindi è un solido pieno e se attiviamo la sezione noteremo che anche la sezione è piena, quindi abbiamo completato la correzione di questa matematica importata. Andiamo a vedere il secondo esempio, quindi nuovamente facciamo apri, selezioniamo il secondo file, in questo caso si tratta di un file IGS, quindi un formato IGES, ormai forse meno utilizzato come formato di scambio, e quindi clicchiamo su importa e verifichiamo anche qui l'utilizzo delle maschere e semplicemente poi gli diamo ok. In questo caso si tratta di una situazione effettivamente un po' anomala perché raramente si trovano difetti così importanti. In questo caso abbiamo una superficie che è totalmente dislocata e molto distante da quella che dovrebbe essere la sua sede, che sarebbe quindi questa zona qui. Quindi adesso andiamo a correggerla, selezioniamo la feature di importazione, nuovamente facciamo modifica definizione e clicchiamo su Import Data Doctor. Cambiamo visualizzazione giusto per verificare che non ci siano altri problemi. In realtà l'unico problema è quello che abbiamo evidenziato all'inizio. Quindi torniamo alla visualizzazione ombreggiata e in questo caso questa superficie qui è sostanzialmente questa, che quindi è separata dalle altre e questo in realtà ci fa anche comodo. Selezioniamo un suo bordo perché voglio ritornare alla sua primitiva originale, quindi cancello quel bordo. A questo punto seleziono di nuovo la superficie e sotto Edit utilizziamo il comando allinea che consente di allineare tutti o anche solo alcuni bordi di questa superficie con il restante modello. In questo caso mi sta evidenziando il lato 1 che per lui è questo, gli dico che lo voglio collegare con un vincolo di tangenza che lascio selezionato a questo bordo e noterete che lui effettivamente va a coincidere i due bordi. Devo semplicemente spostare un po' questo punto in modo che effettivamente le due lunghezze corrispondano. Poi seleziono il lato 2 e è questo e deve corrispondere a questo, però non voglio il vincolo di tangenza, ma tengo un vincolo di posizione. Quindi seleziono questo e anche qui agisco sui due pallini gialli per far coincidere le lunghezze dei due bordi e quindi modificare anche la superficie. Poi vado su questo, provo a lasciare un vincolo di tangenza, ma noteremo che in realtà non mi fa selezionare l'altra curva, quindi evito di farlo e se non erro stessa cosa succede anche in quest'altra situazione. A questo punto confermo perché già i due passaggi che ho fatto mi hanno aiutato parecchio. Dopo aver trascinato questa superficie all'interno dell'unione di superfici principale, lo vado a fare immediatamente in modo che mi unisce questo bordo e questo bordo. Quindi vado a fare un definisci spazi, seleziono questo con questo e qua gli dico ripara e noterete che qui riesce a modificare la superficie per chiuderla.
Confermo nuovamente, di nuovo definisci spazi, seleziono questo sul lato 1 e poi sul lato 2 questo. La selezione quasi sempre è molto semplice, non c'è bisogno di zoomare perché ovviamente lui capisce qual è l'altro bordo che dovremo andare a selezionare. A questo punto nuovamente seleziono la superficie e gli vado a dire ripara. Confermo. Anche qui stesso passaggio, gli diciamo che questa deve essere una geometria solida. Posso fare comunque un geometry check per verificare che non ci siano problemi particolari. In realtà me ne indica alcuni, ma non sempre quelli che indica sono bloccanti e consentono la chiusura comunque della superficie. Quindi in questo caso io confermo e confermo di nuovo e noteremo che se cambiamo visualizzazione questo oggetto adesso è un solido, quindi è di colore grigio, quindi ha un volume ed ha anche una massa. Ok, passiamo all'ultimo esempio, quindi andiamo a fare nuovamente apri file, scegliamo il terzo esempio che è un file step, lo importiamo, qui clicchiamo su ok e si tratta di una geometria importata che in realtà corrisponde probabilmente a un componente di lamiera, quindi spengiamo il centro di rotazione perché è molto lontano dai piani di riferimento e dal sistema di coordinate. In questo modo possiamo gestire in maniera forse un po' più efficace i vari movimenti che vogliamo applicare a questo modello. Cambiamo un attimo visualizzazione solo per vedere quelli che sono i problemi maggiori. In realtà qui c'è un unico problema che è questo bordo aperto, ovvero c'è proprio un buco, manca una superficie in questa zona. E andremo però a utilizzare delle funzioni particolari dell'import data.dot che consentono anche di fare delle modifiche al file importato prima ancora di correggerlo e convertirlo in solido. Quindi andiamo sulla feature di importazione, facciamo modifica definizione, selezioniamo aggiungi geometria, clicchiamo su import data doctor e a questo punto andiamo immediatamente a chiudere questo problema. Qui vediamo che non ci sono altre superfici all'esterno dell'unione di superficie principale, quindi usiamo il boundary blend e selezioniamo le due superfici nella prima direzione e poi le altre due superfici nella seconda direzione. Tasto centrale e poi portiamo la superficie appena creata all'interno dell'unione di superficie principale. Cambiamo visualizzazione, vediamo che non ci sono più problemi, ritorniamo alla visualizzazione ombreggiata e adesso andiamo a modificare questo foro. Quindi nel filtro di selezione metto superfici, faccio un box di selezione per selezionarlo in un colpo solo, vado a utilizzare una pseudo feature che troviamo qui sotto che mi consente di convertire quella geometria in un cilindro e mi consente anche di cambiarne il raggio di questo cilindro e lo porto a 3.2. Ok, confermo e noterete che il diametro cambia. Poi vado a fare un'altra operazione simile a questa, ovvero seleziono queste superfici qui e utilizzo un'altra pseudo superficie, ovvero converti in estrusione. A questo punto non devo fare altro che confermare, ma vi faccio vedere un passaggio in più. Allora vado innanzitutto a crearmi un piano perché mi servirà come riferimento per uno spostamento. Quindi vado a creare un piano che corrisponde esattamente a questa superficie. Quindi da qui, questo scusatemi, lo spostiamo qui, quindi vado a dire attraverso, ok, e poi in questo insieme di unioni di superfici e pseudo feature seleziono l'estrusione e gli vado a dire che voglio trasformarla. A questo punto sotto muovi seleziono, definisco il riferimento del movimento e seleziono il piano che abbiamo creato prima e verifico che sia settato su normale. Poi vado su posizionamento e seleziono il piano fatto prima e questa superficie. Lui ci proporrà un vincolo di coincidenza, ma io invece voglio dargli un vincolo di distanza e vado a posizionare questa geometria a circa, facciamo 19 mm. Confermiamo e noteremo che lui ha allungato tutte le pareti adiacenti a quelle superfici che costituivano
l'estrusione. Adesso il piano di riferimento non mi serve più, ricordiamoci che questo non è un ambiente parametrico, quindi possiamo tranquillamente cancellarlo. Altri passaggi che può essere utile a volte dover fare è sempre con il filtro di selezione settato su superfici, vado a selezionare tutte queste superfici e gli vado a dire che voglio chiudere quel foro a forma di I. Quindi gli vado a dire chiudi, noterete che appunto va a tappare quel foro e confermo. A questo punto ho fatto una modifica importante di questo modello, vado qui, gli devo dire che si tratta di un solido e quindi confermo e confermo nuovamente. Quindi adesso siamo usciti dall'importata Doctor, il modello è diventato solido, ma essendo chiaramente un oggetto di lamiera, vado sotto operazioni e gli dico di convertirlo in lamiera. A questo punto seleziono quella che è la superficie principale, troverà solo delle geometrie che non potrà convertire in lamiera in corrispondenza di questo elemento, ma anche in corrispondenza di questo scavo, perché corrispondono a geometrie che o non sono fattibili in lamiera oppure non garantiscono uno spessore costante. Sotto opzioni gli vado a dire di mantenere comunque come superfici le geometrie che lui non riesce a trasformare in solido di lamiera e a questo punto confermo. Mi darà questo warning, ma io posso tranquillamente dargli un ok e andare avanti. A questo punto noteremo che sia questa zona è rimasta rappresentata da quelle superfici che mi potranno essere utili poi per ricostruirla in maniera opportuna con dei comandi di Creo Parametric e anche qui mi mostra questa superficie, però in realtà mi ha fatto un taglio passante, mentre prima si trattava solo di un basso fondo. Detto ciò, andiamo a verificare se effettivamente possiamo fare lo sviluppo di questo componente proprio come in una lamiera ed effettivamente lui me lo fa tranquillamente. Quindi oltre a correggere il dato importato abbiamo anche convertito il modello da solido a lamiera. Ok, direi che è tutto per quanto riguarda questa lezione sull'import Data Doctor e quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Un abbraccio a tutti, ciao!